Ti hanno sempre detto risparmia e poi inizia ad investire. Ma se a fine mese ti restano solo 50 euro, cosa diavolo fai? Decidi di rinunciare? Assolutamente no. Anche con poco e facendo delle piccole modifiche al nostro budgeting, quindi come mettiamo via i soldi per ogni spesa, possiamo costruire qualcosa di molto grande e utile per noi e per la nostra mente. In Italia moltissimi giovani si ritrovano, ma anche adulti giovani under 35-40 si ritrovano veramente con stipendi da fame. Secondo un'indagine condotta dal Consiglio Nazionale dei Giovani e anche poi confermata dai dati Istat del 2024, in Italia oltre il 43% degli under 35 guadagna meno di 1.000 euro al mese. Inoltre il 32,7% dei giovani che vanno dai 15 ai 35 anni percepisce uno stipendio medio che va dai 1.000 ai 1.500 euro al mese massimo. Solamente un piccolo quarto supera o arriva ai 2.000 euro al mese. Questi dati evidenziano una situazione economica oltremodo che terribile e difficile. Non c'è da meravigliarsi che c'è la famosa fuga dei cervelli via dall'Italia di giovani che cercano opportunità migliori all'estero. Ad esempio, se prendiamo un affitto a Milano ci ritroviamo mediamente a spendere sui 1.300 euro per avere veramente pochissimi metri quadri. A Napoli ce la caviamo magari già con 600-700 euro al mese. Fatto sta che se all'affitto iniziamo ad aggiungere anche le bollette, le spese extra, il mangiare, iniziamo ad avere un budget veramente sempre più ridotto. Il problema qui però non è solo di fondo economico, ma è anche un problema psicologico. Ci si sente intrappolati senza via d'uscita, non si sa bene come arrivare a fine mese o se avanza qualcosa non si sa bene nemmeno dove metterli perché non si riesce nemmeno più a vivere bene, si va di stenti e si fa di tutto per riuscire a sopravvivere e non vivere, c'è una bella differenza. Ma c'è una soluzione che può venire incontro: il budgeting, quindi come distribuiamo e come utilizziamo il nostro denaro nelle diverse parti che compongono la nostra vita. Secondo il rapporto Italia 2024 di Eurispes, il 57% degli italiani ha difficoltà a far quadrare i conti alla fine del mese. Moltissimi, il 32,1% circa, sono costretti a chiedere aiuto alle famiglie, mentre il 42,7% addirittura chiede aiuto dal punto di vista di rate o di mutui. Infine, quasi 3 italiani su 10, il 28,3% circa, rinuncia alle cure mediche pur di arrivare a fine mese. In Italia abbiamo non solo un problema economico, molti di questi dati sono dati non solo dagli stipendi bassi, ma a volte gli stipendi erano più che sufficienti, ma non sapevano assolutamente gestire il proprio denaro le persone. In Italia abbiamo un'analfabetizzazione finanziaria pazzesca. Significa che non abbiamo abbastanza conoscenze finanziarie per riuscire a gestirci meglio i nostri soldi. L'Edufin Index del 2024, che appunto misura questa analfabetizzazione finanziaria, attesta che ben 56 italiani su 100 non sanno gestire i propri soldi, non sanno assolutamente fare budgeting e anche se hanno i soldi per arrivare a fine mese non ci arrivano perché li spendono male. E ben il 12% della popolazione italiana è totalmente privo di conoscenze finanziarie. Perché questo è importante? La tecnica del budgeting finanziario aiuta appunto a dare una mano a capire come utilizzare il proprio denaro nella maniera giusta, in maniera tale da coprire tutte le spese necessarie e avere un qualcosa di parte per noi che ci rimane alla fine. Ci sono numerosi metodi di budgeting esistenti, ma uno dei più famosi e dei più facili da poter applicare per tutti è il 50-30-20. Partiamo dal reddito netto, che significa che è il vostro stipendio in cui sono già state tolte ovviamente le tasse, quindi i soldi effettivi che vi entrano in mano, in tasca. Ora, sulla base di questa cifra, il reddito netto, andiamo a vedere come funziona. 50% vanno nelle spese fisse. Per spese fisse consideriamo gli alimenti, le bollette, l'affitto e un'eventuale assicurazione per i veicoli se ne possediamo. Il 30% invece va sulle spese variabili, quindi che mutano
durano nel tempo, vediamo quali: benzina per l'eventuale veicolo che abbiamo, cene fuori, shopping, hobby o passioni personali, all'interno è compreso anche lo sport che può rientrare come hobby, spese mediche, cura degli animali se ne abbiamo, cura della casa, si intendono ovviamente prodotti per pulire la casa e prendersi cura della casa. Il restante 20% si utilizza invece per i risparmi, vediamo quali: fondo di emergenza, il più importante, spese personali di altro tipo, come ad esempio le vacanze. Zia Mary del futuro qui che parla. In questa casa la nostra fantastica zietta del passato si è dimenticata un piccolo dettaglio, ovvero il terzo punto più importante, quello degli investimenti. Scusatemi, a volte non so proprio dove diavolo ho lasciato la mia testa. Ma voglio fare di più, vediamo concretamente con uno stipendio medio, quindi prendiamo la media italiana, 1350 euro al mese, come si applica in maniera concreta. Partiamo dal 50%, quindi le nostre spese fisse. Il 50% di 1350 fa 675 euro, vediamo quindi come dividerli. Affitto monolocale, 300 euro al mese a persona, ovviamente si considera sempre singola persona, se lo trovate a questa cifra, ovviamente dipende dove abitate ragazzi, diciamo che generalmente chi ha 1350 euro difficilmente vive da solo, altrimenti vive sempre in coppia, quindi queste cifre sono considerate a singola persona. Bollette e utenze quali luce, gas, acqua, internet. Molto spesso se vivete in un condominio alcune di queste vengono già prese a carico dalla persona che lo gestisce, altre volte invece sono solo ed esclusivamente tutte su di voi. Mettiamo via 125 euro. Spese alimentari, altri 200 euro, sempre per persona. Eventuale assicurazione del veicolo, 50 euro. Ora lo so cosa direte, chi diavolo paga 100 euro di bollette? Il punto ragazzi è che molto spesso le bollette vengono pagate ogni 2 mesi, in realtà dipende molto come gestite le parti. C'è chi paga ogni mese, c'è chi paga ogni 2 mesi, c'è chi paga ogni 3-4 mesi, dipende dal tipo di contratto che avete. Possono bastarvi, e metto il possono perché ovviamente dipende sempre dove abitate ragazzi. Se siamo a Milano c'è un costo, se siamo nel centro Italia, ad esempio Bologna, c'è un altro costo, se siamo al sud Italia, ad esempio a Napoli, c'è un altro costo ancora. L'assicurazione invece non viene pagata tutti i mesi, di conseguenza si mettono via da parte i soldi. Ma Mari, se non mi bastano i soldi, certo ovviamente non è che dovete morire di fame o non potete pagare le bollette o l'affitto, quindi potete prenderle poi dal famoso numero dopo che andiamo a definire, ovvero il 30% delle spese variabili. Però se riuscite a seguire questo schema, top. Vediamo ora le spese variabili. In totale sono il 30% a 405 euro. La benzina o trasporti pubblici prendiamo un'ottantina circa. Svago e abbonamenti 60. Cene fuori 50. Shopping altri 50. Spese mediche altri 50. Cure casa di animali 50. Igiene e cura personale prodotti della casa 65. Ora, chi come me ad esempio non esce tanto a cena, benissimo questi soldi ragazzi li potete prendere e trasferire sopra per darvi una mano nelle spese. Non avete animali? Benissimo, quei soldi li potete prendere e trasferire sopra nel 50% delle spese principali. Io ho messo più punti possibili per cercare di coprire tutto, ma se non avete alcuni di questi punti è ovvio che li potete riutilizzare nel 50%, anzi dovete riutilizzarli nel 50%, anche perché siamo onesti, una persona che guadagna così poco difficilmente si terrà un animale domestico e difficilmente va a cena fuori spesso o fa shopping compulsivo, quindi questi punti in realtà delle spese variabili possono essere riposti nelle spese fisse. Questo dipende sempre da voi, a seconda se ci sono oppure no, andate a bilanciare sopra. Infine abbiamo il 20% con i nostri risparmi. Questo è molto importante, infatti per quanto lo so che volete metterne molti per le vacanze, evitate, vi prego, il fondo
fondo di emergenza ha la priorità. In questo caso il 20% riporta un totale di 270 euro, il fondo di emergenza ne andrà a prendere 120, i risparmi per viaggi oppure obiettivi personali 80 euro. Infine abbiamo gli investimenti mensili, come ad esempio un piano di accumulo in ETF per il lungo periodo 70 euro. In conclusione, possiamo costruire con 1350 euro un cuscinetto per proteggerci e vivere bene, distribuire bene questi famosi soldi. E soprattutto abbiamo anche una parte per investire. Se voi mi dite sì, ma che cosa ci faccio con appena 70 euro, vi invito ad andare a guardare il mio video su come funzionano investire anche solo 50 euro, quanto possono dare nel lungo periodo. Attenzione, non serve per guadagnare nel breve periodo, ci serve per il lungo, quindi come pensione. Riduci le spese superflue, come vi ho detto, a seconda dei punti che avete nelle spese del 30%, quindi le spese variabili, cercate di ridurre il più possibile i punti. Ad esempio, una persona che guadagna 1350 euro con tutti i punti che io ho elencato, capite bene che è un'enorme spesa. Questo non significa che dovete sempre fare rinunce, ci sta che una volta ogni tanto, 2 volte ogni tanto fate anche qualcosa di extra, come è giusto che sia, ma non deve diventare un'abitudine se non ve lo potete permettere a livello di stipendio. Non si tratta solo ed esclusivamente di stipendio, ma si tratta anche di mentalità e di conoscenza delle basi di finanza. Ci saranno sempre dei periodi in cui avrete più spese, anche impreviste, rispetto ad altri in cui invece va tutto bene. Quando questo capita, sarebbe meglio non attingere ai risparmi personali, ma se serve ed è importante si possono sempre prendere e utilizzare per far fronte a queste necessità, purché non sia una cosa costante ogni mese. Se inizia a diventare una cosa costante abbiamo un problema, perché vuol dire che avete uno stile di vita troppo elevato rispetto allo stipendio che fate. Se questo video ti è stato utile, ti consiglio anche di andare a vedere questo video qui per imparare un pochettino meglio come funziona il piano di accumulo nel lungo periodo per avere una pensione decisamente notevole.